Appena dato ancora in un altro splendido posto, forse uno dei posti più famosi, la spiaggia più famosa del deserto de Zagliada è la spiaggia di Saleccia. È meraviglioso. Ho sempre avuto una sorta di amore e odio per il mare, perché ne ero terrorizzata quando ero bambina e anche attratta allo stesso tempo. Quando avevo 9 anni mi avevano portato in piscina con la scuola e mi aggrappavo alle gambe dell'istruttore per non farmi buttare in acqua, gridando «No, non voglio morire!» E poi mia madre alla fine, quando avevo 11-12 anni, quando eravamo a Giannutri, mi ha proprio buttato in acqua e mi ha mollato lì. Adesso nega, però è così. E lì ho imparato a nuotare finalmente. Il mare per me è come una pagina bianca, una pagina vuota dove ci si può scrivere qualsiasi emozione, qualsiasi disegno, qualsiasi colore. Poi però ogni tanto in porto bisogna andare perché bisogna fare gasolio, magari qualche piccolo svago, andare dal ristorante, comprare, fare la spesa, soprattutto fare rifornimento d'acqua, ecco. Questo è il trasto per svergolare la randa. Il magico trasto. E vogliamo parlare del Neolo? Monico, vogliamo parlare del Neolo? No, non parliamo di Sono arrivata in porto a San Florent ieri, giusto non perché ci fosse vento, mare o niente. È venuto un po' di vento, un po' di mare l'altro giorno, ma l'ho passato in rada. E oggi ho cambiato la batteria, è andato tutto bene, ci sono riuscita, l'avessi fatto anche in rada non sarei andata a scogli. E adesso questa mattinata, questo pranzetto finale, perché poi per un po' non entreremo più in porto, quindi magari farò anche un rifornimento di gasolio prima di uscire, che non si sa mai. E quindi è stato bello San Florent, ci siamo quasi. Au revoir. È la stagione giusta per essere in balia, diciamo, fra virgolette, dei venti. I venti estivi sono quasi sempre gentili e la soddisfazione di fare miglia e miglia, chilometri e chilometri, senza mai accendere il motore, per esempio, ma sfruttare appunto la forza del vento, è qualcosa di impareggiabile.
onda. Noi l'altro giorno eravamo là, dove ci stanno i kitesurf. Parlavamo già, ma non siamo entrati in porto per quello, solo per visitare la cittadella. Ci sono tanti modi di vivere il mare e l'andar per mare. A me piace viverlo un po' da bohemienne, diciamo. Io lo vivo davvero come un gioco serio, come tutti i giochi, però un gioco, ecco. Sarà che da bambina ero affascinata dai libri di avventura, sognavo di essere Orzo Way. Ve lo ricordate Orzo Way? Orzo Way, Orzo Way, Orzo Way, mi piaceva da matti. E poi l'Isola del Tesoro, Robinson Crusoe o Crusoe, insomma non so mai come pronunciarlo, e giocare a sopravvivere costruendosi da sola le cose. Ecco, io gioco un po' a tutto questo e l'estate è la stagione migliore per giocarci, no? E poi basta un costume, una maglietta, un bagno, un tuffo e via, ecco, questa è l'estate per me. Oddio, quanto mi manca l'estate!